Oggi sono a bordo di una vettura premium, una Mercedes classe C Coupé. Si tratta della serie G205 che è in produzione dal 2014. Passiamo subito al motore, silenziosissimo 2002 turbo diesel da 170 cavalli. Riesce ad erogare 400 Nm di coppia e copre lo 0 a 100 in 7 secondi e 9 con una velocità di punta di 232 km/h. Il cambio è un automatico a 9 rapporti con innesti precisi, silenziosi e mai fuori tempo. Con un cambio del genere anche in modalità sport, che aiuta a ridurre i tempi di cambiata tra un rapporto e l'altro, non è sicuramente una macchina sportivissima nonostante la linea e nonostante la vocazione dovrebbe essere quella, insomma. Il comfort è alle stelle su questa coupé, viaggiare è un piacere e qualsiasi sconnessione viene assorbita al meglio senza battere ciglio. Poggia su pneumatici di dimensioni differenti. All'anteriore abbiamo un 2,25/40, al posteriore abbiamo un 2,55/35, sui cerchi tutti e quattro da 19 pollici. La trazione è integrale e sinceramente su questo equipaggiamento con questo motore è anche un pochino eccessiva, perché la macchina non è così nervosa e praticamente non c'è una necessità così alta di avere le quattro ruote motrici, ma ad ogni modo la tenuta è clamorosa. Coppia ne ha tanto, te la dà con cattiveria, però te la dà senza un sound particolarmente aggressivo e ti ritrovi a velocità fuori dal codice senza neanche accorgersene. Giusto per rinfrancare la dose vado in Sport Plus, basta selezionare e vedete cambia subito anche sul monitor. Il rapporto è subito più corto, un po' di rumore in più anche quando affondi. Come potete sentire gli innesti sono molto precisi, non dà quel senso di strappo oppure quel fuorigiri fastidioso, ed è la modalità più sportiva e più aggressiva, quindi si sente subito che ti attacca di più, però wow, i rapporti vengono tirati alla grande. Gli interni sono tra i più futuristici che possiamo trovare sul mercato. Lo schermo qui centrale che vedete qui al centro della plancia offre accesso a tutte le funzioni, le impostazioni possibili e immaginabili della vettura e mi diceva il proprietario, per impararle tutte sono necessari alcuni mesi, quindi pensate a quante funzioni può avere, quante personalizzazioni, cosa molto importante perché ognuno se la può sistemare come preferisce. Se devo essere sincero, le avrei preferito a scomparsa perché così è un pochino ingombrante, un pochino fisso, non mi piace molto, però ad ogni modo sono gusti. Bellissimo anche il computer di bordo centrali digitali che ti segna praticamente di tutto, dai limiti da rispettare alla marcia inserita, insomma è perfetta. Sentite come ti cala subito se riaccelero c'è subito. Non vorrei dire una stupidata, però ha una reattività che avvicina a quella che è l'idea di un elettrico. Quando pesti te la dà subito, non è una cosa da poco. Tra le tante vetture che ho provato, poi è una turbo diesel, non stiamo parlando di un turbo benzina particolarmente cattivo. Se ci dai giù è subito pronta. Il Sport Plus arriva a 4,5 fissa, molto bella, mi piace molto. E se devo essere sincero, lo sapete, preferisco le auto vecchio stampo. Un abitacolo del genere così high tech, così avanzato, il fatto che mi piaccia molto è tutto un dire, insomma. Questo esemplare monta i bellissimi fari a matrice di LED. Cosa significa matrice di LED? Significa che questi proiettori di profondità sono composti da più diodi che permettono alla centralina di controllarli e modellare il fascio di luce in base a quello che ci si trova davanti. Quindi se sta arrivando un'automobile, i fari da alti si abbassano automaticamente, oppure se un veicolo ci precede e gli arriviamo sotto si abbassano automaticamente per non dar fastidio appunto al guidatore che abbiamo davanti. Ho avuto modo di provarla anche di sera e di vederli all'opera, sono molto intelligenti perché la variazione di altezza si vede
però non sono così intelligenti da non dare mai fastidio. Insomma, sono fari un pochino arroganti. Chi arriva dall'altra parte a volte si becca il fascio e infatti ti lampeggiano con gli abbaglianti per farteli abbassare. Da fuori, quando li vedi arrivare, la linea è super filante, i 4,60 m abbondanti non sembrano neanche esserci. Il look, questa è Total Black, è di una cattiveria e di un'aggressività come poche. Nonostante abbia un buon assetto, come ho detto sembra ben piantata a terra, da dentro ti sembra di guidare un pochino più in alto, o almeno un pochino più in alto di quello che è la mia auto di tutti i giorni. Per quanto mi riguarda, le macchine dovrebbero farle tutte così, tutte belle, cattive, senza troppi compromessi. Lo spazio dietro non è tra i più sufficienti, se sei 1,70 m ne soffri, però davanti si sta come il Papa, è bellissimo, si viaggia da Dio. Oggi poi è una bellissima giornata, l'asfalto è bello asciutto, eccezionale, che bella. Le mie considerazioni finali: allora, una coupé a 3 porte, tra le più riuscite secondo me sul mercato, nel complesso è ineccepibile, non ho nulla da dire, forse un pochino di potenza in più, ma i motori disponibili sul mercato sono molti, quindi poi uno si sceglie quello che preferisce. Va detto che il prezzo è parecchio alto, questa parte da 44.000 euro, ma andare su è un attimo, è un pochino troppo per un 2,2 litri da 170 cavalli, diciamo, però si paga nel complesso più l'allestimento che il motore di per sé. Dovendo mettere una cifra del genere sul piatto, andrei comunque sempre su una tedesca, perché la qualità del brand e la forza del brand non si discutono. È una bellissima auto, sinceramente se mi guardo attorno, guardo gli altri marchi, non vedo nulla che possa valere la stessa spesa su un'altra tipologia di auto di qualche altro marchio. Non ho particolari difetti da segnalare, se non, come ho detto, il prezzo, che è un pochino alto, però se vuoi una macchina del genere te lo paghi. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!